Questo è un albicocco completamente sormontato da vite americane. Una infestante pericolosissima per gli alberi perché può ucciderli, li soffoca. Ci sono anche delle albicocche quasi mature, ma cerchiamo di liberarlo. Dopo pochi minuti di frullana e pennato riusciamo finalmente a vedere il fusto dell'albicocco e c'è anche un'albicocca matura per terra con le formiche. Andiamo avanti. Una piccola porzione dell'albicocco inizia già a respirare. Procediamo. Sono più o meno a metà lavoro. Questo è l'albicocco e sfrascando ho trovato un materasso e un palo. Come si vede inizia già a essere più illuminato l'albicocco perché era completamente ricoperto da un manto pericoloso di vite americana. L'albero è quasi libero per 360 gradi, manca veramente poco e il lavoro sarà a breve finito. Ho dovuto sacrificare anche un po' di artemisia, ma tanto ce n'è tanta, quindi non se la prenderà troppo. Andiamo avanti con l'ultima parte del lavoro. Resta ancora della vite americana, dei rovi e ho inciampato anche della bignonia.
Un unico legame separa ormai l'albicocco dalla libertà. Liberiamo. Sono nel punto esatto dove ho fatto le prime riprese di questo video. Come si vede, l'albicocco è ormai completamente libero. Resta purtroppo solo una, anzi due, restano due albicocche. Chiaramente, essendo sacrificato, non ha prodotto. Restano alcuni frammenti di vite americana in cima all'albero, ma non avendo più radicamento seccheranno e l'albero le smaltirà con il tempo da sé. Sarebbe opportuno a questo punto lavorare la terra alla base dell'albicocco per evitare gli anni successivi che continui a avanzare la vite americana, il rovo, la pignonia e anche il luppolo. Per oggi il lavoro finisce qui. Buona liberazione degli alberi dalla vite americana utilizzando pennato e frullana a tutti. Arrivederci.